Nuova versione della Bonbon in cordino? Subito accontentate! Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, una versione alternativa della Bonbon. La Bonbon classica l'abbiamo già vista un po' di tempo fa, ma sono stata tempestata da messaggi in cui mi chiedevate la versione in cordino. In realtà non c'è molta differenza perché vi basta semplicemente cambiare il filato e seguire le misure in centimetri. Siccome volevo accontentarvi, ho deciso di realizzare una versione in cordino, ma ho evitato di seguire lo stesso schema perché altrimenti sarebbe stato un po' inutile avere due tutorial uguali, bensì ho deciso di dargli una nuova veste, quindi l'ho realizzata proprio ad obo bag. Infatti, come potete vedere, è completamente diversa per quanto riguarda il manico, diciamo che la struttura è la stessa e cambia ovviamente l'avvio del fondo, quindi uno schema completamente diverso da quello che abbiamo visto un po' di tempo fa. Spero di avervi accontentato, spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente anche questo progetto potete realizzarlo sia con fettuccia sia con cordino. Per questo progetto io in realtà ho utilizzato Amore Corda di Borgo dei Pazzi, un cordoncino in cotone morbidissimo che vi consiglio di provare, tra l'altro è disponibile in tantissime colorazioni. Nel box informazioni qui in basso vi lascio il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro che potete utilizzare su tutti i prodotti presenti sul sito. Nel tutorial è spiegato tutto il procedimento della borsa a partire ovviamente dalla base fino alla costruzione dei manici. Non vi ho mostrato il passaggio della fodera, ma nel box informazioni vi lascerò il link per il mio tutorial dedicato esclusivamente alla fodera, perché comunque è quello il passaggio che seguo sempre per le mie fodere, quindi ve lo consiglio. Ovviamente è scontato che potete realizzare la vostra borsa delle dimensioni che preferite, vi basta seguire le misure che vi occorrono, non ci sono grandi regole, ma vi ho dato comunque qualche consiglio anche durante il tutorial, quindi non mi dilungo più di tanto. Ovviamente se la realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri post così potrò ricondividere i vostri lavori nelle mie storie Instagram. Continuate a seguirmi ovviamente sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial e supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare la nostra Bonbon 2.0 e poi possiamo iniziare subito con il progetto di oggi. Per realizzare questo progetto ho utilizzato circa 300 grammi di cordino Amore Corda di Borgo dei Pazzi. Avremo bisogno di marcapunti, uncinetto 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, partiremo ovviamente dalla base della nostra borsa. Io avvierò delle catenelle che corrisponderanno alla misura in centimetri che vi lascio indicata qui in alto, ma ovviamente non sarà la larghezza effettiva della nostra borsa. Quindi se volete realizzare la vostra borsa più grande, sappiate che dovete avviare comunque più catenelle, ma tenendovi più basse rispetto alla larghezza effettiva che volete ottenere. Io, avendo già realizzato il progetto, posso dirvi che mi sono tenuta più bassa all'incirca di 10-11 cm. Quindi a questo punto faccio il cappio e vado ad avviarmi le mie catenelle. Bene, ho fatto 20 catenelle che corrispondono esattamente a 12 cm. Ovviamente nelle catenelle ci sono comprese anche le 3 catenelle che mi vanno a sostituire la prima maglia alta, quindi carico il filo sull'uncinetto e conto 1, 2, 3
Nella quarta, dall'uncinetto, vado a lavorare una maglia alta in questo modo. Ora procedo lavorando 2 catenelle ed una maglia alta nello stesso punto, quindi nella stessa catenella. Quindi qui abbiamo creato l'angolo, andremo a realizzare una base rettangolare girando intorno a queste catenelle. Ora procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare all'ultima catenella. Nell'ultima catenella andremo a lavorare innanzitutto una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. In questo modo avremo intanto creato il primo angolo. Dopodiché, sempre nella stessa catenella, andiamo a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2. E poi di nuovo, sempre nella stessa catenella, una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta nello stesso punto. Così avremo creato anche l'altro angolo. Ora procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare nell'ultima catenella. Ok, qui abbiamo l'ultima catenella, procediamo lavorando una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Andremo a lavorare un'altra maglia alta nello stesso punto, così da ottenere lo stesso numero di punti su entrambi i lati, e a questo punto avremo terminato il giro. Non ci resta che andare a chiudere con maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, in questo modo, e procedere con il giro successivo, che andrà poi ripetuto per un tot di giri fino a raggiungere la larghezza e l'ampiezza che ci occorre o che comunque desideriamo raggiungere. Quindi per fare questo innanzitutto faccio una catenella e mi inserisco sempre nella terza catenella dove ho chiuso con maglia bassissima e faccio una maglia bassa. Alzo il lavoro facendo una maglia bassa su questa maglia bassa, in questo modo avrò sostituito la prima maglia alta, e procediamo lavorando una maglia alta nel punto successivo, ma non la andremo a lavorare nel modo semplice, quindi entrando nella catenella, bensì entrando proprio al centro qui. In questo modo facciamo la maglia alta in modo da averla ben centrata ed evitare quel difetto che si crea di una borsa che tende ad andare verso un lato. Quindi andiamo a lavorare la maglia alta proprio al centro della maglia alta sottostante. Poi quando incontriamo lo spazio di 2 catenelle, in questo caso abbiamo una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta, ma nei giri successivi avremo un punto puff, 2 catenelle e un punto puff. Comunque nello spazio di 2 catenelle noi andiamo a lavorare una maglia alta, un punto puff da 4 gettate, quindi carichiamo il filo, entriamo, prendiamo il filo e ripetiamo questo procedimento per altre 3 volte. 2, 3 e 4, quindi in totale ho fatto 4 gettate, avrò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 asole sull'uncinetto. Le chiudiamo tutte insieme, facciamo 2 catenelle
e ripetiamo lo stesso procedimento sempre nello stesso spazio di 2 catenelle. Abbiamo sempre 9 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme, facciamo una catenella, una maglia alta nello stesso spazio, in questo modo andremo a fare l'aumento e poi procediamo lavorando una maglia alta in ogni maglia alta sottostante, entrando esattamente al centro del punto e non nella catenella. Quindi entro proprio al centro in questo modo e lavoro una maglia alta così per tutti i punti che ho in basso. In questo modo la lavorazione sarà perfetta e dritta, i punti non sfalseranno, quindi continuiamo in questo modo per tutto il giro ripetendo questo procedimento dell'aumento in ogni spazio di 2 catenelle. Ok, terminato questo primo giro di aumenti, andremo a chiudere con una maglia bassissima prendendo solo la metà catenella del primo punto e poi ripartiamo nello stesso modo, quindi vado ad inserirmi al centro del punto sottostante e lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e quindi sostituire la prima maglia alta. A questo punto procederò sempre nello stesso modo, quindi devo andare a lavorare sempre degli aumenti. Faremo una piccola variazione per quanto riguarda l'aumento in ogni angolo, quindi procederemo innanzitutto lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Quindi ho lavorato la maglia alta anche sull'aumento del giro precedente, ora per lavorare l'aumento in questo giro vado semplicemente a lavorare una maglia alta esattamente qui dove parte il punto puff. Lavoro una maglia alta, in questo modo avrò fatto il mio aumento, quindi come potete vedere si va a lavorare tra la maglia alta e il punto puff sottostante. Ovviamente questo procedimento andrà ripetuto anche qui, quindi su ogni lato. Qui andiamo ora a lavorare intanto i punti puff all'interno dello spazio di 2 catenelle. E poi in questo caso l'aumento lo andiamo a fare inserendoci proprio qui sopra il punto puff. Lavoriamo la maglia alta e poi si continua lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Questo è il modo in cui faremo gli aumenti, quindi continuiamo in questo modo per tutto il giro ripetendo questo passaggio di aumenti dove ci sono i punti puff, quindi in ogni angolo. Chiuderemo il giro con una maglia bassissima nella metà catenella del primo punto e si ripartirà sempre nello stesso modo, quindi procederemo in questo modo con gli aumenti fino a raggiungere il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. In questo numero di giri è compreso anche il primo giro che abbiamo lavorato, quindi raggiungiamo le misure indicate o quelle che ci occorrono e poi ci rivediamo per vedere come procedere.
Bene, una volta che avremo raggiunto la misura della base che ci occorre, io nel mio caso ho raggiunto una misura di 21 cm e mezzo per circa 11 cm. Ovviamente se volete realizzare una base più grande vi basterà aumentare il numero di catenelle. Ovviamente il numero di catenelle iniziali non dovrà essere corrispondente alla misura che volete ottenere alla fine della lavorazione, ma dovrete tenervi un po' più basse. Ad esempio, io ho realizzato delle catenelle che corrispondevano circa a 10 cm e mezzo, calcolando che ho raggiunto una misura di 21 cm e mezzo, all'incirca ho lavorato 11 cm in meno. Queste misure sono indicative perché il tutto può variare sia in base al filato che utilizzate che alla mano di lavorazione, perché comunque non tutti abbiamo la stessa mano di lavorazione. Quindi detto questo possiamo procedere con il corpo della borsa, quindi termineremo qui con gli aumenti e procederemo lavorando i punti come si presentano fino a una certa, perché poi andremo a lavorare le diminuzioni. Quindi andiamo a chiudere prendendo solo la metà catenella del primo punto, la metà catenella retro in questo modo, e poi procediamo nello stesso modo. Inseriamo l'uncinetto al centro della maglia sottostante, lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Procederemo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, ovviamente entrando sempre al centro della maglia, quindi in questo modo ci inseriamo e lavoriamo una maglia alta. Punto successivo, ci inseriamo al centro e lavoriamo una maglia alta, e così per ogni punto sottostante. A questo punto ci fermiamo con le maglie alte e andiamo a lavorare i due punti puff nello spazio di 2 catenelle. Quindi carichiamo il filo, ci inseriamo, prendiamo il filo e ripetiamo questo procedimento per altre 3 volte. Dovremo avere in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 asole sull'uncinetto. Carichiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme. Facciamo 2 catenelle e di nuovo ripetiamo lo stesso procedimento. Abbiamo sempre 9 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme, facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto sottostante, ogni punto alto ovviamente. Quindi non andremo più a fare l'aumento, ma ci inseriamo al centro della prima maglia alta disponibile e lavoriamo una maglia alta. Procederemo così per ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare al prossimo spazio di 2 catenelle, dove ripeteremo lo stesso procedimento. Quindi continueremo in questo modo senza fare ovviamente altri aumenti per tutto il giro.
Terminato il giro, come potete vedere, il lavoro inizia a prendere forma, inizia ad incurvarsi e quindi a crescere il corpo della borsa. A questo punto chiuderemo il giro sempre nello stesso modo, quindi facendo una maglia bassissima nella metà catenella del primo punto e poi andiamo ad inserirci al centro della maglia sottostante in questo modo, facendo una maglia bassa. Poi facciamo una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta e poi continueremo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, ovviamente entrando proprio al centro della maglia in questo modo. Maglia successiva, ci inseriamo al centro e lavoriamo una maglia alta e continueremo in questo modo per ogni maglia alta sottostante. Dopodiché, terminate le maglie alte, cosa facciamo? Andiamo a lavorare i punti puff nello spazio di 2 catenelle e poi si continua sempre nello stesso modo. Quindi questo procedimento, che sarebbe il procedimento del giro precedente, lo andremo a ripetere per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Questo numero di giri corrisponde solo alla parte senza aumenti, quindi non al totale di giri, ma partendo dal giro precedente, quindi quello che abbiamo appena terminato, fino all'ultimo che lavoreremo, ma non sarà all'altezza effettiva della nostra borsa. Quindi raggiungiamo queste misure, potete ovviamente anche personalizzarle secondo i vostri gusti, non è obbligatorio seguire queste misure, sono solo indicative e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i giri senza aumenti, nel mio caso ho lavorato 9 giri ed ho raggiunto un'altezza di circa 12 cm, ma i 9 giri senza aumenti corrispondono a circa 11 cm. A questo punto dobbiamo iniziare con la parte delle diminuzioni, quindi il procedimento della lavorazione della borsa resta lo stesso, con la differenza che andremo a lavorare delle diminuzioni su ogni lato. Ho già chiuso il mio giro con maglia bassissima nella metà catenella retro del primo punto e come ho fatto anche nei giri precedenti vado ad alzare il mio lavoro con una maglia bassa nel punto sottostante ed una maglia bassa su questa maglia bassa prendendo la solina esterna. In questo modo avrò alzato il lavoro e sostituito la prima maglia alta. Procedo lavorando una maglia alta all'interno di ogni punto sottostante, quindi entrando esattamente al centro della maglia. Ovviamente tralascerò l'ultimo punto alto, quindi ne faccio 1, 2 e 3. E siccome devo fare la diminuzione, l'ultimo punto alto non lo lavoro e vado direttamente nello spazio di 2 catenelle dove lavorerò i 2 punti puff, ovviamente distanziati da 2 catenelle. Quindi primo punto puff, due catenelle e secondo punto puff nello stesso spazio. Catenella,
Anche su questo lato andrò a lavorare delle diminuzioni, ovviamente ne faremo uno all'inizio ed uno alla fine. Quindi in questo caso cosa faccio? Vado semplicemente a saltare il primo punto alto e mi inserisco nel secondo, quindi entro esattamente in questo modo, lavoro la maglia alta. Poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al penultimo punto. L'ultimo punto non andrà lavorato. Ok, a questo punto, come vi ho già detto, saltiamo l'ultimo punto alto e si procede con i punti puff nello spazio di 2 catenelle. A questo punto non ci resta che procedere nello stesso modo per tutto il giro, quindi ora su questo lato andremo a lavorare direttamente sul secondo punto alto, lavoreremo una maglia alta in ogni punto, salteremo l'ultimo punto alto, andremo a lavorare i punti puff nello spazio di 2 catenelle e poi nell'ultimo lato stessa cosa, salteremo il primo punto alto, partiamo dal secondo, tutti i punti alti, saltiamo l'ultimo punto alto, punti puff e poi ultimo lato saltiamo ovviamente il primo punto, lavoriamo i punti alti restanti e poi andiamo a chiudere il giro. Ovviamente poi questo procedimento che stiamo facendo lo ripeteremo fino a raggiungere l'altezza che ci occorre, quindi andremo a lavorare tutti i giri di diminuzioni come stiamo facendo in questo giro fino a raggiungere l'altezza totale. Quindi ora vado ad ultimare il mio giro, poi ci rivediamo al termine così vi do qualche indicazione in più per quanto riguarda i giri da lavorare e comunque i centimetri da raggiungere. Bene, terminato il giro lo chiuderemo sempre con una maglia bassissima nella metà catenella retro del primo punto, per poi ripartire poi sempre nello stesso modo, quindi maglia bassa più maglia bassa per sostituire la prima maglia alta. Ovviamente se vi trovate più comode con le 3 catenelle fatelo pure, ma in quel caso vi consiglio di chiudere con la chiusura invisibile. Comunque ora andiamo a ripetere ovviamente lo stesso procedimento di quest'ultimo giro, quindi si vanno a fare le diminuzioni. Io adesso con l'utilizzo dei marcapunti vi mostro quali punti dovete andare a lavorare, cioè ve li segno, così poi voi potete continuare tranquillamente da sole per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Nel totale di giri è compreso anche il primo giro di diminuzioni che abbiamo appena terminato. Quindi partendo da qui noi andiamo a lavorare una maglia alta per ogni punto fino al penultimo punto, quindi noi ci segniamo il penultimo punto che è l'ultimo punto del lato che sarà lavorato. Dopodiché si procede lavorando i punti puff nello spazio di 2 catenelle per poi saltare il primo punto del lato successivo, quindi il lato più lungo, saltiamo questo punto e partiamo dal secondo, quindi marchiamo il primo punto che lavoreremo su questo lato e andiamo a marcare l'ultimo punto che lavoreremo sempre su questo lato. Quindi se l'ultimo punto non lo lavoriamo ci fermiamo al penultimo, quindi marchiamo il penultimo, ci spostiamo sull'altro lato più corto, stessa cosa, andiamo a marcare il secondo punto del lato, questo va saltato, e il penultimo punto del lato, quindi ci fermeremo qui con le maglie alte e questo non andrà lavorato. Secondo lato più lungo, marchiamo il secondo punto del lato, quindi esattamente questo, non lavoreremo
questo, ma partiremo dal secondo, e il penultimo punto, quindi esattamente questo qui. L'ultimo punto non andrà lavorato, poi ritorniamo sul lato iniziale dove andremo a saltare ovviamente il primo punto del lato e partiremo da questo per poi comunque ultimare il giro. Detto questo, si procede sempre nello stesso modo perché il procedimento, la lavorazione della borsa è quello, per il totale di giri che trovate indicato qui in alto. Quindi questo totale di giri comprende solo la parte delle diminuzioni, ovviamente non è il totale di giri completo. Quindi raggiungiamo queste misure che sono ovviamente personalizzabili secondo i vostri gusti, quindi se fate variazioni magari sulla base, farete variazioni anche per quanto riguarda corpo borsa e zona diminuzioni. Detto questo, terminiamo questa parte e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i giri di diminuzioni che ci occorrono, che desideriamo, nel mio caso io ne ho lavorati 3 per un totale di circa 4 cm, quindi 4 cm sarebbero i 3 giri di diminuzioni che ho fatto. A questo punto dobbiamo occuparci della lavorazione dei manici, che faremo in modo diverso rispetto alla bonbon che vi ho mostrato qualche settimana fa. Quindi io qui in questo caso ho chiuso con maglia bassissima, andrò a tagliare il filo, ma comunque andrò a chiudere con asola di chiusura. Quindi ho tagliato il filo, vado a tirare fuori il filo e chiudo con asola di chiusura, inserendomi ovviamente nel secondo punto e non nel primo, altrimenti andiamo a creare un aumento. Dopodiché dobbiamo semplicemente andare a nascondere e bloccare il filo all'interno. A questo punto riprendiamo il filo, facciamo un cappio e dovremo andare a lavorare proprio sui lati più corti. Quindi cosa facciamo? Ci inseriamo esattamente qui dove c'è il punto puff, quindi mi inserisco proprio qui e lavoro una maglia bassa. Dopodiché vado a lavorare i miei punti puff come abbiamo fatto finora nello spazio di 2 catenelle. Quindi il primo punto puff, 2 catenelle ed un altro punto puff nello stesso spazio. Catenella. Quindi questo procedimento resta lo stesso, come resta lo stesso anche il procedimento sulle maglie alte. Ovviamente non andremo a fare diminuzioni, quindi andiamo a lavorare i punti come si presentano. Ci inseriamo nel primo punto alto e lavoriamo una maglia alta. Faremo lo stesso anche per i successivi punti. E poi di nuovo i punti puff nello spazio di 2 catenelle. Catenella ed una maglia bassa dove c'è la chiusura del secondo punto puff, quindi esattamente qui, e faccio una maglia bassa. A questo punto volto il lavoro, faccio una catenella, una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, poi mi sposto nello spazio di 2 catenelle e lavoro sempre lo stesso procedimento, quindi un punto puff, 2 catenelle e un punto puff. Come avrete notato, per i punti puff non ho cambiato il numero di gettate, ma sto facendo le stesse gettate che ho fatto anche per il corpo borsa. Catenella e ripeto sempre lo stesso procedimento, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. In questo caso lavoreremo normalmente le maglie alte, non andiamo ad inserirci al centro, non è necessario.
e poi di nuovo punti puff nello spazio di 2 catenelle. Andremo a chiudere con una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, ovviamente, e andremo a ripetere questo procedimento fino a raggiungere il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, che corrisponderebbe esattamente alla metà del manico, quindi potete variare tranquillamente queste misure. Quelle che vi lascio sono comunque indicative, sono quelle che vado a seguire io. Quindi raggiungiamo il numero di righe desiderato o quello indicato e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avrò lavorato tutti i miei giri, ne ho lavorati 11 ed ho raggiunto circa 14-15 cm di lunghezza. A questo punto quindi facciamo la catenella di sicurezza, tagliamo il filo e lo blocchiamo tra le maglie. Successivamente andiamo a ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato, quindi non vi mostro di nuovo i passaggi, ma sappiate che dovete seguire gli stessi identici passaggi che abbiamo appena lavorato su questo lato. Li dobbiamo riportare sull'altro lato, quindi ci agganciamo esattamente in questo punto, facciamo la maglia bassa, i punti puff nelle 2 catenelle, maglie alte sulle maglie alte, punti puff nelle 2 catenelle, andiamo a chiudere con una maglia bassa e si lavora in righe di andata e ritorno per lo stesso numero di righe che abbiamo lavorato sull'altro lato. Quindi lavoriamo anche l'altra parte del manico e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Intanto possiamo comunque andare a bloccare il filo su questa parte del manico. Bene, una volta che avremo lavorato entrambe le parti del manico, quando abbiamo terminato di lavorare la seconda parte tagliamo il filo ma lo lasciamo un po' più lungo, così lo utilizzeremo per unire le 2 estremità. Quindi vado a tirare fuori il filo e con l'aiuto di un ago da lana andiamo a cucire entrambe le estremità insieme. Faremo quindi combaciare in questo modo tutti i punti, andiamo a rigirare sul rovescio e tutti i punti comunque corrisponderanno perché abbiamo lo stesso numero di punti sia sul lato che sull'altro, quindi non dobbiamo far altro che andare ad unire tutti i punti insieme facendo dei punti di cucitura. Quindi qui nel primo punto abbiamo le maglie basse, le andiamo ad unire insieme, entro nella maglia bassa su questa estremità, prendo tutto il punto ovviamente ed entro nella maglia bassa dell'altra estremità. Faccio lo stesso per ogni punto, per ogni asolina andremo a fare una cucitura. Ultimo punto da cucire sarebbe l'ultima maglia bassa. Facciamo una doppia passata sull'ultimo punto e poi andiamo a bloccare il filo tra le maglie. Questo comunque sarà il risultato una volta che avremo cucito entrambe le estremità insieme. Volendo, con lo stesso filo possiamo andare a chiudere una parte del manico, quindi in modo da renderlo tubolare, e per fare questo basta portarci con il filo più o meno su questo punto, su questa zona qui. Non lo vado a chiudere tutto, lo facciamo passare attraverso le maglie . Poi andiamo a far combaciare per bene i punti e andiamo a chiudere in questo modo, prendendo le asoline, proprio quelle più esterne, e le andiamo ad unire insieme.
Bene, ho cucito giusto questa zona qui dove diciamo poggia la mano, volendo potete cucirlo tutto, io ve lo sconsiglio perché altrimenti fate fatica poi ad aprire la borsa, quindi magari cucite giusto la parte superiore che resta anche un po' più bombata. A questo punto possiamo definitivamente andare a bloccare il filo e nasconderlo tra le maglie. Bene, questo sarà il risultato finale, l'ho anche foderata sempre con il mio solito metodo di cui trovate il link nel box informazioni qui in basso. Ovviamente parlo del mio tutorial specifico per la fodera. Comunque progetto super carino che spero piaccia anche a voi. Ho deciso di realizzare questo tutorial per accontentare un po' le persone che mi avevano chiesto la versione della bonbon ma in cordino, però per evitare di avere due tutorial praticamente uguali cambiando solo il filato ho deciso di dargli una veste nuova, quindi l'ho realizzata proprio a obo bag ed è venuta veramente bella. Sono molto soddisfatta, l'ho realizzata sempre con un colore caldo perché sono i colori che in genere utilizzo di più e nello specifico ho utilizzato Amore Corda di Borgo dei Pazzi, di cui trovate comunque sempre il link nel box informazioni qui in basso, insieme al mio codice sconto di 5 euro che potete utilizzare per tutti i prodotti presenti sul sito. Tutte le info le trovate nel box informazioni qui in basso. Ovviamente potete realizzare la vostra borsa di tutte le dimensioni che preferite, non è necessario seguire proprio le misure dettate dal tutorial, sono semplicemente indicative ma voi potete personalizzarla nelle dimensioni. Potete anche applicare una chiusura bottone magnetico come abbiamo fatto anche per la bonbon originale, in questo caso non l'ho applicata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete mi raccomando taggatemi nei vostri post così potrò ricondividere i vostri progetti sul mio profilo Instagram. Continuate a seguirmi su tutti i miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!